Però capisci che nel momento in cui tu mi vai a fare una pista ciclabile in una zona come quella del centro città che in falso piano, a me fa quasi ridere il tram. Sono zone della città in cui la sosta in doppia fila non è che è una possibilità, è una certezza. Com'è possibile, ragazzi, che dalla litoranea a Santa Marina non c'è una spiaggia? Io non posso non posso non sottolineare, secondo me, l'inadeguatezza dell'amministrazione nelle realizzazione delle piste ciclabili nel centro. Il posto mare fa schifo in confronto al Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del 3CFU Podcast. Oggi parleremo del cuore pulsante della città, la quarta circoscrizione. Abbiamo come ospite Giuseppe Virzì. Ciao a tutti, sono Giuseppe Virzì, sono candidato al consiglio, appunto, come diceva Antonino, della quarta circoscrizione con la lista PD e ringrazio Claudio e Antonino per l'invito stasera. Molto lieti infatti di averti qui, anzi siamo noi a ringraziare te in prima persona, ma so che prima di queste amministrative, le prime per te, Sì, tu sicuramente le prime. tu hai avuto un pregresso in università e forse anche in liceo. Ce ne vuoi parlare più o meno? Allora, sì, assolutamente. Allora, io quello che posso dire è che sicuramente questa mia candidatura oggi alle amministrative è, diciamo, una tappa del mio percorso, perché è un percorso mio personale che parte, come hai detto tu, dal liceo, perché io fin dal liceo sono stato appassionato in generale di quella che è la vita politica, diciamo, generalmente intesa, quindi al liceo con le liste studentesche, poi anzi, al liceo proprio insieme ad alcuni miei amici abbiamo fatto al Moro lì con la lista Res 9. Poi all'università mi sono buttato in quella che è stata l'esperienza di M31, che è stata sicuramente un'esperienza stimolante che ci ha dato sicuramente. Tu eri candidato con chi? Sono stato candidato, io sono consigliere al Dipartimento di Giurisprudenza, la cosa chiaramente non mi rende orgoglioso ed è stata un'esperienza sicuramente, è stato un primo confronto perché effettivamente la mia elezione al consiglio di dipartimento è stata la prima candidatura che ho affrontato perché io al liceo non mi sono mai candidato. Quindi è stata, diciamo, la prima esperienza concreta che ho fatto che sicuramente ad oggi dico che mi ha arricchito e mi è servita. Bene, io vorrei partire subito con la prima domanda, entrando nella tua circoscrizione, che è la Sì. quarta, quindi quella che comprende tutto il centro città. Se ci vuoi dire più o meno da dove parte e dove finisce. Allora, se dobbiamo parlare, diciamo, per termini amministrativi, la quarta circoscrizione inizia da sud a partire dal Viale Europa Ok. e termina a nord con il torrente Trapani. Quindi questa è, diciamo, l'area di confine della quarta circoscrizione. Capite benissimo, si tratta non vorrei dire un'inesattezza, ma mi pare sia il quartiere più popoloso, Ok. perché mi pare attualmente l'elettorato attivo, quindi di elettori, di possibilità aventi diritto di voto, abbiamo circa 40.000 persone al quarto quartiere. Quindi capite benissimo Che è una zona molto che importante. non è una zona importante di per sé, ma è importante perché chiaramente, considerato che ci abitano 40.000 Appunto, persone, quello. ha chiaramente Metti una che è il centro pulsante. è anche chiaramente il centro storico e quindi chiaramente ha una sua rilevanza sicuramente. Assolutamente sì. Beh, c'è chi poi riscontra dei problemi anche a livello dei trasporti, perché ok che siamo in centro, le zone di interesse sono tutte focalizzate in un'unica area. Dice un'area ristretta. Sì, però il problema dei trasporti non è differente. Allora, il problema della viabilità in generale, secondo me, è una tematica che interessa la quarta circoscrizione proprio nello specifico. Anzitutto, prima di andare a parlare della tematica delle piste ciclabili, che è una tematica sul quale io voglio spendere due Avremo parole. tempo per fare Avremo anche tempo, questo. Mamma. prima di andare esatto alle piste ciclabili, che secondo me è un argomento caldo. Io voglio dire che il problema di viabilità nel quarto quartiere, ma un po' secondo me questo è un problema che un po' abbraccia tutta la città, è enorme. E secondo me una delle principali cause è, vabbè, la mancanza di parcheggi, che vabbè, quella purtroppo è un po' un problema cronico di Messina, perché noi purtroppo abbiamo il problema che non possiamo né andare su né andare giù per i parcheggi, perché andare giù non si può scavare e andare su non si può costruire, quindi è un po', diciamo, un cortocircuito. Causato appunto la mancanza di parcheggi che origina che cosa? La sosta in doppia fila. Sosta in doppia fila che, ragazzi, ci sono zone della città in cui la sosta in doppia fila non è che è una possibilità, è una certezza.
vedi la zona del Corso Cavour, vedi la zona del Muricello dove c'è la farmacia, vedi la zona della via Cesare Battisti di fronte all'Apollo, la stessa via Cesare Battisti anche dove non c'è l'Apollo di fronte alla zona di Piazza del Popolo, la doppia fissa, la doppia fila fissa che ragazzi non possiamo nasconderci su quelli che sono i disagi che arreca. Anche davanti al nostro caro Mauro Lico in orario di punta. Il Mauro Ligo, ragazzi, in orario di punta è inagibile La sostanzialmente. doppia fila è Arriva forse fino alla tripla. Poi se ci metti l'uscita dalla scuola che Dovrebbero fare le strisce purtroppo per la doppia fila. la mamma deve venire a prendere il ragazzo proprio un metro prima, un metro dopo la Io uscita dalla capisco la scuola. doppia fila soltanto per chi magari lavora, fa carico e scarico, in quel momento non c'è il ma, parcheggio, ma perché ma- magari è occupato ma, proprio quella della, ma della zona. ma infatti è pensata per quello, però il problema è che se continuiamo a ragionare con mi fermo in doppia fila perché tanto devo comprare 5 minuti di sigarette e devo Però andare 5 minuti in esci tu, farmacia, entra un altro, esci tu, quindi entra un altro, il problema ricorrente. non si, perché capisci benissimo che nel momento in cui tu hai una strada a due corsie e una è perennemente occupata dalle macchine in doppia fila, il traffico si Io congestiona. ti chiedo se la vecchia amministrazione ha fatto qualcosa per migliorare questa problematica evidente agli occhi di tutti, perché è proprio una cosa... Allora, secondo me, l'amministrazione bisogna riconoscerli, almeno per quella che è la zona appunto della quarta circoscrizione, quindi la zona più di mia di interesse e quella sicuramente della quale ho più contezza, chiaramente vivendoci ed essendo un cittadino che vive la città, ma soprattutto vivendo lì il quarto quartiere. Ha avuto, secondo me, il grande pregio di realizzare parcheggi dove si poteva fare. Ad esempio, il parcheggio di Via La Farina, quella è stata, secondo me, un'infrastruttura che ha portato vantaggio perché oggettivamente ha creato dei posti auto che prima non esistevano, ma allo stesso tempo io non posso non posso non sottolineare, secondo me, l'inadeguatezza dell'amministrazione nelle realizzazioni delle piste ciclabili nel centro. Perché allora, parlando delle piste ciclabili, facendo un attimo un ragionamento più complesso, la mobilità green, quindi favorire la mobilità green, Sì, l'uso diciamo, sempre delle nella biciclette. direzione di adeguarsi un po' anche ad altre Ma città io sono, europee. ma io Poi con sono, normative io, superiori ecco, io su questo anche. voglio essere molto chiaro perché è una cosa che è un mio pensiero sul quale non vorrei che si creassero fraintendimenti. Io sono assolutamente a favore della mobilità green, sia per quello che è il giovamento che la mobilità green può portare al traffico di cui parlavamo prima, e sia anche per quello che chiaramente l'impatto ambientale che viene ridotto, che sappiamo benissimo essere una tematica attuale che anzi riguarderà molto più noi che siamo dei ragazzi giovani rispetto a chi oggi ha 50, 60, 70 anni, che magari il cambiamento climatico sì gli interessa, ma fino a un certo punto. Però allo stesso tempo, se io dico mi schiero a favore della mobilità green, allo stesso tempo dico che gli interventi fatti per incentivare e sostenere questa mobilità green devono essere degli interventi che tengono conto di quelle che sono le caratteristiche morfologiche, le Sì, caratteristiche del anche perché territorio. da un lato dai, da un lato togli, perché Togli, giustamente infatti. magari riduci il traffico, però riduci anche gli spazi Ma, proprio a livello... io quello che ti dico, guarda, ti dico questo, Antonino, la riduzione del traffico, per me, no, del traffico, scusami, la riduzione dei parcheggi per per la costruzione, diciamo, delle piste ciclabili, per me sarebbe un qualcosa anche di accettabile, che io accetterei di buon grado nel momento in cui le piste ciclabili fossero effettivamente utilizzate. Ok. Però capisci che nel momento in cui tu mi vai a fare una pista ciclabile in una zona come quella del centro città che in falso piano, perché a Messina le zone veramente pianeggianti si contano sulle dita di una mano, Viale della Libertà, la zona della litoranea, ma per il resto noi la pianura veramente intesa come pianura, Sì, noi non la conosciamo. Quindi ora tu mi devi spiegare qual è il senso di andare a realizzare delle piste ciclabili in delle zone dove a causa delle caratteristiche del territorio non c'entrano i cittadini che non vogliono secondo prendere la me bicicletta. hanno sopravvalutato troppo la possibilità che venissero utilizzate frequentemente. Ecco, questa è una lettura, quella che tu dai è una lettura, diciamo, bonaria delle intenzioni dell'amministrazione. Se devo dare quella che è invece la mia lettura è che invece semplicemente abbiano deciso di fare questi progetti, queste piste ciclabili perché non c'è stata magari la voglia di, appunto, la voglia e l'interesse di progettare un intervento che sostenesse la mobilità green, ma che fosse confacente e adatto alle caratteristiche del territorio della nostra città. Ad esempio, ora io così estemporaneamente mi viene in mente, ad esempio, vuoi sostenere la mobilità green, fai la ZTL in centro cittadino in determinate ore del giorno, in determinati giorni della settimana,
ma non mi puoi andare a fare una pista ciclabile in una città che è in falso piano e quindi conseguentemente nessuno, spazi ridotti perché spazi ridottissimi, piste ciclabili che sono sempre deserte, perché io sfido chiunque a vedere qua, è veramente a difficile trovarne veramente mettersi un'ora e vedere quanti ciclisti passano dalla pista ciclabile, che ne so, per dire nel Corso Pure. Io sfido a mettersi un'ora e contare quanti ciclisti passano. Se ne passano 4-5 sono tanti. Tanti. Sono tanti. Quindi io non critico la mobilità green di per sé, che secondo me è un qualcosa che l'amministrazione di qualsiasi colore politico esso sia deve sostenere, perché della mobilità green trompa superficialità da parte esatto, dell'amministrazione. io penso questo, esatto, penso superficialità, penso un'intenzione buona, cioè sostenere una tematica che di per sé per me Molto vale di buona, essere molto attenzionata, ma in valida, modo però- completamente non idoneo al nostro territorio, che è la Perché nostra secondo città. me chi governa comunque la città deve conoscerla. Cioè, Esatto, sappiamo quante persone magari anche prima delle piste ciclabili passavano con la bici, quindi tu devi fare un lavoro adeguato al... io penso che un buon amministratore, per quanto voglia dare, quando si trova nella posizione di effettivamente, come può essere un sindaco, quindi chi si trova nella posizione effettivamente di poter decidere, nonostante voglia dare quello che è un proprio taglio personale, ma non si può non tener conto, un politico, un rappresentante delle istituzioni non può non tener conto di quelle che sono le caratteristiche del territorio prima di fare un intervento di questo tipo. Anche perché E quindi per questo prendere i soldi che mettono i contribuenti, o se non i contribuenti, io penso che non è stata una spesa da poco. non è stata una spesa da poco. Io penso che però in questo caso le piste ciclabili siano state realizzate con i soldi del PNRR. sì, Le- il senso è è proprio per questo io prima ti dicevo la superficialità dell'amministrazione, perché si è trattato di soldi che loro si sono ritrovati dalle mani, che dovevano spendere, perché Non hanno delle scadenze. perché sappiamo un po' tutti quelle che erano, diciamo, le decadenze, le scadenze relative diciamo, alla spesa dei soldi derivanti dal PNRR, e li hanno spesi semplicemente perché li dovevano spendere, però senza una ponderazione dell'intervento. Con quelli stessi soldi, ora un altro intervento sostitutivo precisamente non te lo saprei individuare, ma sicuramente poteva essere fatto un intervento più adatto alla nostra città, ecco, sempre a sostegno della mobilità green, ma più adatto alla nostra città. Ora io ad esempio abito in Via Cesare Battisti, i lavori che ora stanno facendo per la pista ciclabile in Via Cesare Battisti, una strada che già prima di per sé, intendo il tratto della Via Cesare Battisti dopo il tribunale andando verso sud, ora stanno realizzando la pista ciclabile e quindi c'è la corsia ridotta. Io abito, casa mia è dopo Piazza del Popolo, quindi a abbondanti centinaia di metri prima del semaforo. Io vedo regolarmente che la fila per il semaforo, a causa di questo restringimento della carreggiata dovuto ai lavori, parte da casa mia, ma sono almeno 700-800 metri fino al semaforo. Quindi se volete fare un pit stop, fermatevi a casa Esatto, mia. fermatevi a casa mia, esatto. Vi offro un caffè, esatto, vi posso offrire un parlando caffè. sempre del green e dei parcheggi, i famosi parcheggi, vi è stata anche l'iniziativa di alberizzare i parcheggi, cioè nel senso piantare degli alberelli Quest'altra tra un opera parcheggio green. Anche questa, opera anche green questa di- opera green, diciamo un po' sempre per quanto riguarda gli alberi, vale un po' lo stesso discorso che ho fatto prima per la pista ciclabile, nel senso si tratta di un intervento che di per sé è positivo, perché appunto comunque il verde in città è sicuramente un qualcosa che ha effetti positivi per un milione di aspetti, anzitutto per il cittadino che banalmente passeggia e si vede il verde, per la questione dell'ombra, la temperatura. Gli effetti positivi del verde in città sono innumerevoli, non a caso io durante la mia campagna elettorale ho proprio fatto un video su una zona verde, la zona del Serbatoio Trapani, che è una zona verde bellissima, completamente abbandonata, quindi il verde in città è proprio una cosa che io ritengo fondamentale. Anche qui però penso che si è trattato di un intervento fine a se stesso e poco ponderato, perché appunto andare a mettere appunto l'alberizzazione, come hai detto Sapendo tu, che questo problema dei parcheggi. hai il problema dei parcheggi, vai a mettere degli alberi che poi vivono, cioè no vivono, perché sono tutti gli effetti elettrici, però stanno anche in delle condizioni secondo me poco valorizzate. Io ho una campagna, quindi so di quanto spazio ha un albero, so di quanto bisogno ha per poter crescere, per poter effettivamente svilupparsi nel miglior modo possibile, e sicuramente quegli alberelli in quei 40 centimetri
quadri di spazio, Diciamo che non è proprio il loro ecosistema. sicuramente bene non stanno, ecco, almeno secondo me. Io poi ecco, non sono Messi nello smog non sono un cittadino, esperto poi. di queste cose, però ecco, però sicuramente non stanno bene. Quindi ecco, mi viene da dire sì, un intervento buono nelle intenzioni, però ecco, non ponderato, esattamente come la pista ciclabile. Buono nelle intenzioni, ma non ponderato, perché non tiene conto delle caratteristiche della nostra città, cosa che invece un intervento politico deve fare. Diciamo che l'amministrazione precedente ha provato anche a sopperire questo problema con i parcheggi di interscambio, però secondo me non sono il massimo a livello di efficienza, anche magari le zone in cui li hanno Allora, sui fatti. parcheggi di interscambio, sia anche qui, ho visto che ultimamente sono sorte moltissime polemiche sui parcheggi di interscambio del Viale Europa per, diciamo, le lungaggini, la lunghezza eccessiva di questi lavori. Ecco, sui parcheggi di interscambio invece ho un'opinione diversa. Secondo me i parcheggi di interscambio sono stati effettivamente un'ottima idea dell'amministrazione, perché anche qui, ritornando come dicevo prima, per quanto riguarda quella che è la tematica dei parcheggi, noi a Messina abbiamo un problema che forse in nessun'altra città c'è: noi non possiamo andare né giù né su, perché giù c'è il terremoto, ci sono le macerie, il precedente strato della città dal terremoto del 1908, e quindi giù non si può scavare, e su non si può andare. E su non si può andare perché appunto abbiamo il problema della zona, che siamo una zona fortemente sismica, come appunto sappiamo benissimo. Quindi alla fine i parcheggi di interscambio di per sé non sono una brutta idea, perché anzi hanno creato, secondo me, quello sul Viale Giostra, secondo me è ben riuscito, ha creato dei posti d'auto che prima non c'erano, quindi alla fine ci si lamenta. Io sono una persona, mi reputo molto onesta intellettualmente, ci si lamenta sempre dei parcheggi, poi viene fatto qualcosa per creare i parcheggi e ci si lamenta. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo con i lavori, appunto, rilacciandomi a quello che dicevo prima, non sono d'accordo con dei lavori per i parcheggi di interscambio del Viale Europa che mettono sotto scacco e sotto ostaggio un'area come quella del Viale Europa ad alto traffico, dove soprattutto c'è per giunta l'ospedale Piemonte. No, lì è veramente una Io, ecco, esatto. Lì è Quindi, è una quindi anche giungla qui, a cielo esatto, aperto. è una giungla, quindi anche qui la realizzazione dell'interscambio io non la critico, ma però se poi tu per andarmi a fare l'interscambio mi vai a creare questi disagi che si ripercuotono oltremodo per mesi, soprattutto in una zona in cui ricordo anche c'è un ospedale con un pronto soccorso, c'è l'ospedale Piemonte, e io ho letto proprio di problemi, di disagi legati proprio per le ambulanze. Quindi ecco, i parcheggi di interscambio sono una cosa positiva. È chiaro che però diventano un problema nel momento in cui per realizzarlo si vanno a creare dei disagi oltremodo non necessari. Perché i disagi ai cantieri è connaturato nel momento in cui tu vai a fare un lavoro, vai a creare una nuova Sì, opera. diciamo che anche il questo disagio, periodo il conto ci che sono il disagio c'è, i cantieri aperti in questo però periodo non in sono questo modo, non in questi tempi. non davanti a un ospedale. Non davanti a un ospedale, non così prolungato nel tempo. Sì. Perché veramente io lavoro. Sì, già con i cantieri in corso c'era un panico, ma adesso non è cambiata No, molto la situazione. no, non è. Parlavamo prima dei parcheggi, doppia fila, eccetera. Lì è però, cioè, chi abita a Messina sa, passando da lì quello che va incontro Dici ha bene. proprio rischio e pericolo. Dici bene, Antonino, dici proprio bene. Realmente. Parlando di altri lavori, c'è un progettino che dovrebbe aiutare la mobilità e che attualmente è sospeso. Stiamo parlando Accampata unica. accampata unica, non si estende per 3 chilometri su un mare bellissimo, però si estende per una certa lunghezza anche nel centro della città. Signore e signori, il tram, questo benedetto tram, Ormai era. come dobbiamo fare? Ecco, il tram è veramente una situazione quasi comica, cioè nel senso, a me fa quasi ridere il tram, perché ormai io vi dico personalmente il tram è un mezzo di trasporto che soprattutto nella mia, diciamo, non voglio dire gioventù come se ero fossi vecchio, diciamo nella mia adolescenza, ecco, diciamo, soprattutto quando ancora non avevo il motorino, quindi ancora non ero, diciamo, è un mezzo di trasporto che io ho utilizzato molte volte, e quindi riconosco la comodità di tale mezzo. E però ragazzi, qua siamo di fronte a un fantasma. Fantascienza è diventato il Perché tram. io Forse hanno fatto quello volante e non si vede. Forse esatto, no. Faccio anche Hanno avvistato prima faccio i anche piedi e non il tram. faccio anche un mea culpa, perché non ti saprei dire oggettivamente da quant'è che non c'è. Però tanto. Più di un anno e mezzo. Più di un anno e mezzo. Da quando hanno cominciato i lavori per l'isola pedonale. Esatto, da quando non c'è lavoro. Ora dico, parliamo anche qui.
sempre, ecco, parlavamo prima dei parcheggi. Se ci fosse il tram, magari ci sarebbe meno gente che prende la macchina, anche, ecco, che per esempio. Ah, però questa cosa del tram, la cosa che non capisco è proprio perché non se ne parla completamente. Cioè, a parte l'opposizione, ma Vabbè, proprio chi sì, ha deciso questa cosa ma del... oltre il fatto, oltre che non se ne parla, faccio un attimo una piccola digressione, una cosa che a me fa sempre molto ridere. Ormai sono 2 anni che il tram non c'è più, ok? Però ci sono i semafori Che ancora, funzionano, sì, ma ora no, sono settati come se dovesse passare il il tram, tram. Quindi magari, non mi ricordo ora in quale via, Sì, davanti alla Marina del Nettuno. davanti Il alla semaforo del Nettuno, Marina del tu Nettuno. sei fermo, quello di fronte a te è fermo perché dovrebbe passare il tram. In teoria, Capito? Quindi dico, almeno è comico. non c'è Ecco, la cosa esatto. è comica. Quindi dico, almeno non c'è il tram, ricalibrami i semafori. Anche perché non penso che una cosa così tanto complimenti in mezza Esatto, giornata si ecco, dovrebbe esatto. Hai fatto sistemare. 30, fai 31. Esatto, hai fatto 30 a sto punto, ricalibrami pure i semafori come se sì, pure io l'autobus, il tram non dovesse passare. Mi dicevi, mi avevi detto sul tram, mi avevi chiesto? Appunto che non si parla della prossima apertura, quando aprirà. Non c'è una data a cui anche banalmente l'abitante può dire ok, Sì, il tram rientrerà ma in infatti funzione. questa è veramente una cosa C'è assurda. lasciata lì. Sì, lasciata lì, lasciata lì. Con dei disagi che sta creando sia, secondo me, anche a livello di cantieri, con la creazione dell'isola pedonale, bella, però secondo me Bella, un po' per troppo carità, tempo sì. per costruirla e soprattutto perché crea disagi Valorizzi quelle zone della ai città, commercianti. Ci sono stati dei periodi in cui o da un lato o dall'altro, comunque della carreggiata, in cui si poteva camminare a piedi veramente in fila indiana. Quindi Sì, un sì, danno sì. commerciale gravissimo al centro città che diciamo che non è che vive proprio di tutto questo lustro Sì, a sì. livello economico. Quindi più questi danni fatti dall'amministrazione, perché per me è veramente una cosa vergognosa. Sì, diciamo che come al solito, ecco, questo discorso che hai fatto tu per i lavori del Viale San Martino è un po' lo stesso discorso che io ti faccio per i parcheggi di interscambio. Sì, a me piace il viale rifatto, però non mi ci puoi stare tutto questo tempo per mettere 4 mattonelle. Non voglio sminuire il lavoro, Parliamo perché veramente non si tratta di sminuire il lavoro, di pochi mezzi, però nel si senso, parla di mettere veramente delle mattonelle, quindi dico, chi è deputato a farlo, chi ha le competenze per farlo, non penso si tratti di non mi sembra, ci un sono stati lavoro. anche degli errori a livello Sì, avevo letto, progettuale. sì, 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 sì. Ricadiamo sempre nel ridicolo, soprattutto queste cose Sì, di una tra banalità, non parliamo che stavano facendo chissà che cosa. No, Ora nei no, ponti no, sullo no. stretto erano delle mattonelle da mettere su una via che avevano completamente bloccato, quindi l'altro si dovrebbe porre un po' di attenzione perché non è una via qualunque, la viuzza No, la diciamo, via centrale, diciamo il più anzi, importante forse il forse. nostro, non dico, non voglio dire il nostro fiore all'occhiello, però comunque sicuramente è una delle vie i fiori all'occhio. più identitarie. Di Ecco, sicuro che diciamo, se dici sì, voglio andare a farmi la noi persiana, andiamo sul viale. Esatto, esatto, quindi sì, ecco, togli sicuramente. anche quello alla città, veramente. Sì, Resti confuso. sì, io me lo ricordo quel periodo, cioè ancora tuttora è parzialmente così. Dall'altro lato, dal lato sì. Esatto, dall'altra parte, però sì, c'erano veramente soprattutto magari chiaramente la domenica, il sabato, quindi chiaramente i giorni di maggiore affluenza. Durante le feste era anche brutto da vedere, a No, Natale, non- eccetera. non- non- I passetti in mezzo ai cantieri. un non po'. si respirava, non si respirava. Invece certe zone di Messina che tu reputi, almeno per la tua circoscrizione, che Sì. reputi insicure e come si potrebbe operare per renderle più sicure? Se mi volessi fare una passeggiata in una zona di queste e non mi sentissi sufficientemente al sicuro, come Allora, potrei risolvere? guardi, sì, guarda. Quello che ti posso dire è che, ecco, di solito di Messina noi siamo abituati a mettere, diciamo, la narrativa del messinese medio è quella di andare a criticare Messina, cioè di mettere in risalto solo quelli che sono gli aspetti negativi di questa città, senza però parlare di quelli che sono gli aspetti positivi. E secondo me un aspetto positivo per cui Messina si contraddistingue rispetto ad altre città, soprattutto del nord Italia, è la questione sicurezza. Cioè, secondo me, a Messina, specificatamente poi soprattutto nel quarto quartiere, non esistono veramente delle zone dove tu dici, no dove è successo qualcosa, perché è successo qualcosa, accoltellamenti, qualcosa anche dietro casa mia a Piazza del Popolo, quindi però O il caso esiste. il caso esiste, però io penso che noi a Messina abbiamo la fortuna di non avere delle zone dove un ragazzo o una ragazza, poi per le ragazze purtroppo il discorso è ancora più amplificato,
però non esiste una zona dove io ho paura ad andare, dove io non mi sento sicuro ad andare, e questo lo dico sia sulla base di quella che è la mia esperienza, ma anche sulla base di quella che è un po' l'esperienza delle persone che conosco, dei miei. Diciamo, non si percepisce un Io, pericolo. io non ho mai sentito una mia amica, o non so, anche la mia fidanzata, comunque, non ho mai sentito una ragazza che mi è vicina a dirmi, sai, l'altro giorno stavo tornando a casa e non mi sono sentita al sicuro, non mi sono sentita. Ora, con questo non voglio dire chiaramente che Messina è una città linda e pulita, siamo tutti preti. Chiudete la porta a chiave, non lasciate- Esatto, chiudete la porta. Io non voglio dire questo, perché purtroppo diciamo i maniboldi esistono un po' ovunque. Però, ecco, si parla tanto degli aspetti negativi di Messina, sempre, una cosa che purtroppo il messinese medio è bravissimo a fare. Criticare, sai. Però non si dicono e secondo me questo è un aspetto positivo. Sì, rispetto alle altre città, Secondo anche me. in Italia banalmente. Ma ragazzi, Nord Italia la situazione è pessima. Cioè, io ho tantissimi amici che hanno lasciato questa città contrariamente a quello che dovevano fare, perché sono andati a studiare a Milano, a Torino, ma anche a Bologna, quindi anche magari città meno nell'occhio Mhm. dove capita di tornare la sera e sentirsi osservati, sentirsi non al sicuro. Poter uscire Però guardarsi le spalle spesso. Guardarsi ecco, io non parlo più di sicurezza, non parlo tanto di sicurezza, ma di sicurezza percepita. Mm. Tendenzialmente a Messina tu a camminare per strada ti senti sicuro, Io non so ti se poi senti in magari, pericolo. se magari è poi una nostra appunto presunzione, no? Perché abitata a Messina, diciamo, ci sentiamo sempre più tranquilli. È normale che in un'altra città che tu non vivi non sai come funziona, però Però quello che dici tu è un punto di vista interessante. Però secondo me la nostra presunzione nasce da quello che sentiamo. Alla fine tu a Messina quante volte senti di un omicidio, di uno stupro, di una rapina fatta, soprattutto di quante volte tu a Messina senti di delitti apparentemente senza movente. no, veramente quasi mai. Cioè, Quasi adesso mai. che Senza non me ne viene in movente, mente. quindi il classico accoltellamento a casuale dalla rapina finita male, il classico stupro che senti al nord di gruppo della ragazza uscita dalla discoteca. Sì, ne abbiamo parlato anche con Marco, il fatto che questo aiuta anche alla città. Noi no, purtroppo, per fortuna, noi questi problemi non ce li abbiamo, e se non vogliamo dire non ce li abbiamo in una forma molto ridotta, molto Forse ridotta. proprio in alcune zone un pochettino più così, che si lasciate andare, ecco. Sì, esatto, sì, quello sì, però ecco, tendenzialmente io mi sento il dovere di dover invece sottolineare un aspetto della nostra città che invece secondo me è positivo, ovvero che tu tendenzialmente dove cammini a Messina ti senti sicuro. Questo non vuol dire che non ti può succedere niente, perché a tutto può succedere nella vita. Però secondo me da fuori, cioè da chi non vive, quindi Di chi non è messinese, di chi dici. non è messinese, questa cosa non ce l'ha. Cioè, nel senso, secondo me è percepita come una città pericolosa. Tu dici. Banalmente come lo stereotipo della città del sud in cui ti possono scippare da un momento Però sai, all'altro. noi Messina rispetto ad altre città siamo percepiti un po' noi siamo si dice che a livello di criminalità Messina è la provincia babba Ok. rispetto a Vuoi per la vicinanza al continente? vuoi per la vicinanza al continente, O esatto. forse perché ci sono altre città che attirano più l'attenzione, vedi Catania, Esatto. Palermo, quindi diciamo un Quindi po' di secondo solito me, attenzione di più particolari. secondo me specificatamente a Messina anche l'estraneo, il forestiero, tra virgolette, non ha questa sensazione di insicurezza. La può avere, diciamo, un po' più come stereotipo, ecco. Sì. Però, ecco, secondo me Qualcuno accorge anche un forestiero così. può non averla, perché oggettivamente. Invece abbiamo parlato prima appunto delle zone magari più sviluppate dal punto di vista commerciale, eccetera. La domanda che ti voglio fare io è: secondo te Messina sta valorizzando il proprio affaccio sul mare? Puoi giocare con queste box. Posso giocare con le box, ma io sono buonissimo. La tematica dell'affaccio sul mare, la valorizzazione del mare, io è una tematica per la quale sono avvelenato. Avvelenato perché? Ma avvelenato da cittadino, non da candidato, proprio da ragazzo che ama questa città, ha deciso di restare e che vede per lei un futuro. Noi abbiamo diciamo, diciamo, la conformazione geografica del nostro territorio, della nostra città, è un qualcosa che secondo me ha pochi altri casi simili proprio in Europa. Noi abbiamo il centro città che è in linea d'aria a quanto? 400 metri, Piazza Cheroli in mare quando sa 500 metri, non lo so. Sì. Comunque meno di un chilometro, sicuramente, sicuramente meno sì. di un chilometro. Noi siamo una città quindi col centro città sul mare, costruita sul mare,
E ragazzi, oltre alla litoranea, quali sono i chilometri di costa balneabili? Devi andare in zona sud da Santa Margherita. Devi andare a Santa Sì, Margherita. tutte le parti Io- del oh, sud io- sono- Devi prenderti i sono- mezzi per andare lì. Com'è possibile, ragazzi, che dalla litoranea a Santa Margherita non c'è una spiaggia? c'è nulla. Non c'è nulla. Ma come io dico, io parlo veramente da cittadino, non da ragazzo di 21 anni che quindi ha 21 anni e quindi la sua esperienza è limitata ai suoi anni. Com'è possibile? E parliamo di una costa infinita. Infinita. Una costa, noi siamo come Genova, siamo una città costruita sul mare e abbiamo chilometri balneabili di costa che rispetto a quanti ne abbiamo è pochissimo. Ma anche oltre i chilometri di costa, ritorno sempre un po' per concentrarmi sulla quarta circoscrizione il centro città, ragazzi, è sul mare. La zona falcata è in centro. Sì, non è sfruttata Cioè, per niente. non è sfruttata per niente. C'è un La- bar. C'è un bar. c'è un bar, esatto, che è carino, per carità, assolutamente. Fa colore. Fa colore, ma la zona di Mare Grosso, la zona dove c'è il Flexus, lì ci sono spiagge, oltre che vabbè chilometri, ma anche una spiaggia grande, lunga. Io là immagino locali, bar, il centro della città non solo a livello turistico, ma anche commerciale, un centro che non sia solo nei mesi estivi, ma quella zona dovrebbe essere proprio il centro della città anche nei mesi invernali. Sì. Perché con Secondo me c'è proprio un problema di comunicazione, nel senso che viene sempre villantata questa cosa della bandiera blu in alcune zone E in altre sono sì. molto molto e in altre, dimenticate. quindi abbiamo un mare di Serie A, Ma un mare di questo, Serie B, ma ed questo- è una ma cosa... questo purtroppo è, secondo me, un modus operandi che purtroppo ha un po' caratterizzato la nostra amministrazione, ovvero fare gli interventi dove c'è la luce dei riflettori. Sì. Quindi fare la bandiera, che per carità, ecco, io non voglio andare contro a interventi che diversari, ad esempio anche la bandiera blu, non è che è una cosa brutta. No, però noi convieni con me che magari invece di non Esatto. avere la bandiera blu, ma Però- avere tutta la la costa spiaggia balneabile. E io lì volevo Sì, arrivare. sì. E io lì volevo arrivare. Perché un po' il concetto è che bisognerebbe prima imparare a camminare e poi a correre. Quindi se tu non sai camminare perché ora non so noi precisamente quanti chilometri di costa balneabile, cioè di costa abbiamo, precisamente non so dare un numero, però se tu su quel totale tu hai, che ne so, il 20-30%, allora capisci che c'è un problema. Vedevo ad esempio anche qui, ora qui alla seconda, la spiaggia. Sì, anche questa Santa Margherita è un po' lasciata per come viene. Io guarda, frequento, nonostante sia del quarto, io frequento anche la zona lì di Santa Margherita e Santo Stefano Medio, perché appunto ho una seconda casa estiva lì a Santo Stefano. E ecco, al litorale di Santa Margherita sicuramente ecco, c'è un qualcosa, ma è comunque sempre lasciato un po', sì, un po' così. E torniamo sempre secondo me al discorso poi dell'affluenza, perché giustamente le persone poi si mettono davanti a un bivio di o vado a mare in litoranea o a Santa Margherita Esatto. o esco dal comune di Messina. Sì, esatto. Quindi guarda quante persone perdi, possibilità di lidi, di affittare case, quindi proprio ritorniamo sempre anche sull'aspetto economico, Noi- perdi tanto. E poi un cane che si morde la coda a un certo Ma è punto. tutto un cane che si morde la coda, ragazzi. Cioè, noi ci lamentiamo dei giovani, ci lamentiamo dei giovani che vanno via, ci lamentiamo dell'economia che non procede, ma poi abbiamo i nostri punti di forza e non li sfruttiamo. Non sappiamo sfruttare. Non li sappiamo sfruttare perché, ad esempio, anche tutta la zona militare della zona falcata, non parlo della zona a destra del cavalcavia, a sinistra, dove c'è appunto il Rigrio, tutto il forte, l'ex forte militare, che è accessibile facendo una stradina, diciamo un po' così, un po' in parkour, ma è comunque. Io cavolo, lì ci immagino veramente la valorizzazione di questo sito, mhmm, la creazione lì nella spiaggia, la costruzione lì nella spiaggia di un locale, di uno spazio di aggregazione. Secondo me siamo abituati che è così e siamo abitudinari del fatto che è così e resta così. Esatto. Ma è proprio un problema secondo me proprio di Messina È in generale. culturale, Sì, è culturale, perché è tu culturale. al nord sono noi- riusciti a far diventare la spiaggia di Milano Marittima, che in confronto alla nostra è uno schifo, però guarda quanto è commercializzata. Noi purtroppo questa è una pecca non solo nostra di Messina, ma del Altri sud. siti come Rimini e Riccione.
che non hanno un mare minimamente paragonabile. Paragonabile. Non me ne vogliate, però. No, Però no, sono no, bravi ce ne anche- vogliano, no, lo diciamo chiaramente. Lui è un po' più diplomatico, io lo dico. Il vostro mare fa schifo in confronto a me. Scherzi, ovviamente. Però sì, il concetto è quello, sì, assolutamente. Noi purtroppo al sud Italia in generale, poi noi qua siamo a Messina, parliamo di Messina, siamo i campioni nel non sfruttare quello che abbiamo. Di non Noi che... valorizzarlo. Esatto, non valorizzarlo. E io che sono un ragazzo che amo questa città e che odio la narrativa di chi sempre ripete con quasi in modo robotico: a Messina non c'è niente, a Messina non c'è qua, vattene via, ma che fai ancora qua? Visto che io questa narrativa la odio, io vorrei Cambiasse che qualcosa. cambiasse qualcosa, perché cacchiarola, noi le possibilità ce le siamo una città che ha delle caratteristiche meravigliose, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, siamo una città che si sviluppa per lungo, quindi abbiamo anche tanto territorio. Quindi ecco, cominciamo a valorizzare le cose belle e non solo a parlare delle cose brutte. Proprio dalle cose brutte noi dobbiamo partire però per valorizzare le cose belle. Ecco, capito? E questo è il problema. E ciò che abbiamo, anche non in zona mare, gli buttiamo letteralmente la spazzatura addosso. Non a caso in rete diciamo che è comparso un video del McDonald's di Piazza Cheroli con una piramide di immondizia buttata là davanti all'entrata, che anche chi non dovesse entrarci passa accanto. E ora è una bella pubblicità per il Sì, centro di sì, Messina. Disgusta sì, alquanto. sì, Che sì. te ne pare? Cosa ne pensi? Bah, quello che penso, ora specificatamente a questo episodio della spazzatura di Pensavo, fronte al pensavo che fosse arrivato pure a te. non avevo letto, però ecco, anche qui ritorniamo a secondo me questo fatto che tu hai citato si ricollega a quella che è una tematica che per me è fondamentale. Noi, secondo me, a Messina non conosciamo quello che è il gusto, quello che io chiamo il gusto dell'ordinaria amministrazione. Cioè, succede un episodio come questo, si crea la pila di spazzatura enorme di fronte al Mac. Sì. Noi non dovremmo essere qui a parlarne, perché la pila di spazzatura doveva essere o non doveva formarsi o doveva essere automaticamente tolta prima che qualcuno la vedesse, ci facesse la notizia e uscisse. Ma Cioè, questo è molto ricorrente. Cioè, se tu vai eh, veramente a qualsiasi orario la trovi. Anche magari non alta 2 metri, però sì, c'è. ma perché appunto noi non conosciamo il gusto delle cose ordinarie. Noi siamo abituati purtroppo qui a Messina con la cultura del grande evento, cioè si fa la grande inaugurazione, si fa la grande cosa, si fa il grande progetto, poi però quando lo si deve andare effettivamente a mantenere, quindi mantenere uno standard ordinario costante, in quello non siamo capaci. E questa cosa si applica nella spazzatura che tu vedi di fronte al Mac, di fronte ai locali, si applica ad esempio Piazza del Popolo, rifatta, ristrutturata dall'amministrazione mesi fa o un annetto fa, ora non mi ricordo precisamente, comunque abbastanza di recente. Intervento che io ho gradito da abitante della zona, perché oggettivamente l'hanno fatta carina. Sì, però se poi tu me la fai carina, mi fai la viola e tutto, ma poi non mi vai a curare, non mi vai a curare le aiuole e quindi poi alla fine le aiuole diventano come erano prima. Ecco, capito? Si trasformano E Ti lo perdi in un bicchiere ti d'acqua. perdi in un bicchiere d'acqua ed è un po' lo stesso. Hai fatto la raccolta indifferenziata, io l'approvo Sì, sì, ha tantissimo aiutato molto la città. è anzi forse una forse dei principali interventi che ha fatto l'amministrazione di Basile che io condivido di più. Però poi se fai, la devi anche far funzionare, quindi non puoi far creare queste situazioni qua. È sempre, esatto, io trovo sempre un filo conduttore in tutte queste tematiche che stiamo dicendo. Bisogna avere più accortezza, secondo me, su Esatto, alcuni temi e su alcuni posti, soprattutto al centro Cose città. che non scontate. ragazzi, manca l'ordinarietà. Cioè, quello che dovrebbe essere ordinario, per noi è straordinario. Anche, ad esempio, ragazzi, lo stesso discorso delle buche. Io stesso ho fatto un video sulla situazione della strada nella parte alta del via Torrente Trapani. Sì, sì. Perché lì c'è una situazione, non è solo la classica buca, lì proprio c'è una situazione in cui Chiaro, la carreggiata a scendere cioè manca l'asfalto, quindi le macchine che scendono devono camminare praticamente in contromano, praticamente, cioè a cavallo proprio della linea di mezzeria.
Ehm, però anche lì, io lì non mi sarei dovuto trovare nella situazione di fare il video, perché una situazione come quella, ovvero dove i cittadini c'è un rischio per i cittadini, non dovrei essere io cittadino, candidato, cittadino, quello che è a farla presente la situazione, cioè dovrebbe arrivare da solo l'intervento dell'amministrazione. Io ho fatto questa Sì, riflessione sì. dopo aver ho detto: "Ma io qua sto facendo un intervento per far sistemare una strada". Ho detto: "Ma cacchiarola, ma non dovrebbe cioè non ci dovrebbe pensare la". Tu dici, se arrivo io che sono una Arrivo persona io che comune. sono l'ultimo babbo che quella strada la faccio tutti i giorni perché lì abita la mia fidanzata, quindi e devo essere io a dirlo. C'è questo ragionamento che Hai mi ragione viene. su questo, capito? La necessità di scuotere l'alveare certe volte per problematiche così imponenti lascia un po' spiazzati, veramente spiazzati. E anche soprattutto per il discorso viabilità, discorso spazzatura, ma voglio dire, il dover fare presente certe cose che poi per carità possono essere anche risolte, ma anche il solo fatto di doverle fare presente è un po' una vergogna. Ma no, è una vergogna. Denota che abbiamo purtroppo un'amministrazione, appunto, come ho detto prima, che non riesce a curarsi dell'ordinario. Noi purtroppo a Messina, abbiamo questa cultura di credere che quello che in realtà ci è dovuto è una richiesta. Noi siamo abituati che per avere che ne so, il favore, il passo carrabile rilasciato, l'autorizzazione a fare tutte quelle procedure amministrative per cui quegli atti amministrativi per cui il cittadino entra in contatto con Sì, sì. l'amministrazione. Noi siamo abituati che tu devi conoscere qualcuno, devi chiedere la cortesia, devi avere la tua persona, il tuo consigliere comunale di riferimento. Ecco, questa cosa cazzarola non può funzionare. Perché molto spesso non è che si tratta di fare cose, perdonatemi il termine, a cricchio, cioè tipo di nascosto, si tratta di cose che ti dovrebbero essere garantite in quanto cittadino. Sì. Non c'è Ecco, una capito? moralità da questo punto di vista. Io per me questo è proprio un discorso proprio veramente importante. Io quello che noto è che a Messina manca proprio il concetto, appunto, come dicevo prima, di ordinare amministrazione, cioè quello che è dovuto è dovuto, mentre invece noi lo stiamo a chiedere. Bene, per quanto riguarda invece i tuoi progetti politici, il tuo target, Domanda complicata questa. se entrerai in politica attivamente, quale sarà il tuo target primario? Allora, guarda, io quello che ti posso dire è che il mio obiettivo, io intendo la rappresentanza, sicuramente il mio impegno, vabbè, non finisce con le elezioni, ma perché appunto per me questa candidatura al consiglio della quarta circoscrizione è una tappa di un percorso di crescita che appunto, come dicevamo all'inizio, parte per me personalmente dal liceo, una cosa che mi è sempre interessata e sempre piaciuta. Se tu poi mi vai a chiedere quella che è la mia priorità, io ti dico che la mia priorità è dare il mio contributo, dare il mio impegno e cercare veramente di, come dicevo prima, di valorizzare le cose belle che questa città offre e di abbattere quella cacchiarola di retorica che a Messina fa schifo, che a Messina a Messina non c'è niente, che a Messina qua là e Messina io voglio valorizzare questa città e sento il bisogno di impegnarmi perché ho deciso di restare in questo territorio e vorrei che un giorno Messina non fosse un luogo di passaggio, ma fosse un punto di arrivo. So che è un discorso un po' in generale e forse magari un po', Sì. diciamo, Sembra che si ripetano sempre le stesse cose, però in realtà è importante però sottolinearle. però per me l'obiettivo con cui scendo io in politica è quello, cioè l'obiettivo per cui io mi interesso al territorio è quello. Poi se tu mi chiedi perché ti sei impegnato proprio in politica, generalmente inteso, io ti faccio un discorso più ampio e che cosa ti dico? Ti dico che noi negli ultimi anni, non voglio dire decenni, però sicuramente almeno anni, noi abbiamo assistito a una disaffezione da parte dei cittadini, non solo giovani, anche gente grande, gente tra virgolette adulta, ecco. Diciamo che noi siamo anche nati un po' per questo, per comunque cercare di avvicinare le persone della Ma noi, nostra ma età noi che, ma noi che disaffezione alla politica abbiamo vissuto negli ultimi anni? Spaventosa, spaventosa. Noi giovani che ci interessiamo alla politica io penso, fino a 2 anni fa eravamo un po' in un certo senso l'eccezione.
Ora però invece, nell'ultimo periodo, io vedo una nuova generazione, una nuova classe di giovani che è interessata e vuole soprattutto far sentire la sua voce, ed è una generazione che è preparatissima, la nostra, per due punti di vista che io voglio dire. Il primo, che viviamo in un'epoca ipercompetitiva, Sì. ovvero tu in qualsiasi campo tu voglia eccellere, che sia medicina, giurisprudenza, economia, in qualsiasi campo lavorativo tu voglia eccellere, ad oggi c'è una competizione che prima, decenni fa, non c'era. Sì. Quindi, per forza di cose, noi oggi siamo una generazione preparata e soprattutto una generazione che vive in un contesto storico nazionale e internazionale che non era il contesto storico internazionale di 40-50 anni Sì, fa. c'è stato uno scambio generazionale C'è stato- veramente importante. E anche dal quindi punto di io vista credo, politico. e quindi io credo, forse con un pizzico di ingenuità, che finalmente ci sia adesso, non solo a Messina, ma anche proprio, guardando un discorso anche a livello nazionale, ci sia una classe di giovani che ha capito l'importanza della politica e ha capito che si vuole fare sentire e vuole dare il suo contributo alla cosa pubblica. E quindi io cerco di voglio inserirmi in E io quest'onda e mi proprio- sento parte di quest'onda che io vedo, che rispetto secondo me già a 2 anni fa, secondo me non c'era. È un qualcosa che si sta sviluppando, sicuramente il referendum ora recente ha aiutato, Sì. ma io vedo, ripeto, una nuova classe, una nuova generazione di giovani che finalmente si interessa e ha voglia di dire la propria. Io, collegandomi a te, vorrei chiederti, come domanda finale, ecco, come convinceresti il partito dell'astensionismo ad andare a votare? Come convincerei il partito dell'astensionismo? Allora, il partito dell'astensionismo io lo convinco in un modo semplice. Io ho avuto tantissime persone, tantissimi feedback anche dai video che ho fatto, dove il sentimento unanime che esce è quello della disillusione, l'astensionismo, quello che appunto dicevo prima. Io vi convinco in 30 secondi dicendomi che votando me votate un giovane, quindi un ragazzo che non è mai stato intrigato con le precedenti amministrazioni, che quindi non è sicuramente stato la causa di tutto ciò che voi cittadini astensionisti che non andate a votare lamentate, perché ho 21 anni ed è la mia prima candidatura, e soprattutto vi convinco a votarmi perché io voglio impegnarmi e voglio mettere la mia serietà. Non faccio promesse, non prometterò mai io se vengo eletto faccio questo, se vengo eletto non faccio questo, o meglio, non prometto ciò che non sono sicuro che dipende da me al 100%. Io quello che posso promettere è il mio impegno e la mia serietà e su quello posso garantire al 100%. Allora, Beppe, abbiamo una serie di domande da farti, da rispondere in maniera secca. Ah, senza, secca. senza, Buona senza, puta, sì. senza possibilità di poter Ma sono argomentare. sì o no? Quindi Sì o no? Sì o no? Ok, vabbè. Ok. Tendenzialmente sì o no? Purtroppo non abbiamo potuto approfondire anche per questioni di tempo. Alcune domande sarebbero state più interessanti, magari. Magari da sviscerare, sì, ok. Quindi cominciamo subito. Vado con sì o no, ok? Sì. Vai. Mi concentro, vai. Realizzazione del ponte. Oggi no. Tram promosso o bocciato? Oggi che non c'è bocciato, ieri che c'era promosso. Più parcheggi o più aree pedonali? Più aree pedonali. Messina è sicura, Sì, Ci sono troppi cantieri in città? sì. ma la politica ascolta i cittadini. Non sempre. Non quanto dovrebbe. Giovani, restare o andare via? Restare. Mare di Restare se mi permetti, Messina. se ci si crede. Mare di Messina, valorizzato? No. Assolutamente no. L'emergenza più grave che a Messina? L'emergenza più grave che a Messina. Questa è una bella domanda, l'emergenza più grave a Messina. Ne devo dire solo una. Una sola, la prima che ti è venuta in mente. La prima che mi è venuta in mente è forse la viabilità, ragazzi. Forse la viabilità, ma lo dico non in un ordine di priorità, ma quanto perché è la cosa con la quale ci scontriamo tutti i giorni. E quindi forse sì, viabilità. Mm. Politica locale, credibile? Non sempre. Quando fatta con serietà, sì. Quando fatta con slogan e frasi vuote, no. Un aggettivo per questa amministrazione. Non precisa. Il comune comunica bene? Non sempre. La priorità assoluta della quarta circoscrizione. Sicuramente
valorizzare gli spazi che ci sono all'interno della nostra circoscrizione e risolvere il, il problema della viabilità legata alle piste ciclabili, sicuramente. 3 parole per convincere gli elettori? Serietà, impegno e gioventù. Bene ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, abbiamo parlato di temi molto importanti del cuore pulsante di Messina, appunto il centro, la quarta circoscrizione. Grazie a Peppe di Ragazzi, essere stato qui con grazie, noi, ha grazie, veramente dato tanti grazie a voi, è spunti. stato veramente un piacere essere stato qui ospite a Se avete 3CFU degli, Podcast. se avete degli spunti magari da scrivere nei commenti che sicuramente noi leggeremo, Domande. e anche Peppe Io ho avrà- qualcosa, sai? Io c'ho fame. Andiamo a prendere un panino. Andiamo da Andiamo da Smashers. Smash, Potremmo andare da Smashers. che sicuramente non delude col triplo da poco. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte. Un saluto al 3CFU Podcast, ragazzi. Saluto.